Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima parte di marzo 2024. Uh, Abbiamo il Papa e la Temperanza, ragazzi. Due carte fortemente spirituali. Il Papa parla anche di ufficializzazioni, di contratti e la Temperanza parla di guarigione. Quindi ho come la sensazione che si potrebbero appianare certe cose all'interno di una relazione o all'interno anche di un gruppo, potrebbe essere una famiglia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link per le previsioni del 2024 e le tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare situazioni familiari piuttosto che di amicizia o situazioni romantiche. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e vi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per la prima metà di marzo per gli affetti. Partiamo con un 8 di bastoni, ragazzi, e la carta del diavolo. Un re di bastoni, la regina di spade, un 8 di denari, la temperanza nuovamente, e un 5 di denari. Mm. Allora ragazzi, qui devo dire che all'inizio del mese potrebbero arrivare delle notizie, potrebbero arrivare delle novità. Adesso poi andiamo a vedere questa carta del diavolo, però potrebbe esserci qualche cosa che mi viene da dire che vi fa arrabbiare. Per prenderla, guardate l'ultima carta che si è fermata sotto, per prenderla alla leggera, diciamo così. Di solito il diavolo è un qualche cosa che costringe, no? Che fa sentire un po' oppressi come energia. Adesso poi lo andiamo a vedere. Ehm, Vi dirò, avete due volte la temperanza, quindi qui si tratta poi di calibrare, equilibrare, risistemare certe energie. Però ripartiamo dall'otto di bastoni, andiamo a vedere a che cosa fa riferimento. Abbiamo un 9 di spade, L'otto di pentacoli è presente due volte. Se ve la devo dire tutta, quando ho visto quel papa e vi ho parlato del gruppo, sentivo anche un po' il gruppo lavorativo e qui ce l'ho proprio forte, quindi per qualcuno potrebbe esserci o una situazione legata al lavoro che comunque influenza questa situazione o questa relazione affettiva, oppure potrebbe essere una relazione affettiva sul posto di lavoro. Allora, per qualcuno potrebbe essere la notizia di un cambio lavoro, di un movimento,
di un... potrebbe anche essere un nuovo progetto ehm, che vi preoccupa, ho come la sensazione che ci sia qualcosa che vi preoccupi all'inizio di marzo, qualche cosa che non vi dia la sensazione di essere stabili. Adesso potreste poi andare a vedere ho pubblicato anche le letture sul lavoro con i segni zodiacali, sono 3 scelte e potete integrarle con questa lettura, ragazzi. Però qui ho come la sensazione che qualche cosa che prima era stabile, qualche cosa che era presente nel quotidiano potrebbe cambiare. Andiamo a vedere il diavolo. Per qualcuno potrebbe essere una relazione col capo o comunque con un superiore. Allora, qui abbiamo un 4 di pentacoli, un 2 di spade e un 8 di spade. Allora, credo che l'attaccamento, credo che questo diavolo faccia riferimento al vostro modo di vedere la situazione, di vedere le cose o di non vedere. È come se qualcuno qui non volesse scegliere se andare o se stare, nonostante questa notizia che abbia destabilizzato. Sì, potrebbe essere qualcosa come rabbia, qualcosa come possessività, sento, o semplicemente l'incapacità di vedere una soluzione. Andiamo a vedere il Re di Bastoni. Abbiamo la stella, il giudizio e un 7 di spade. Qui ragazzi, ho la sensazione che vi aspettiate che qualcuno ammetta di avervi detto una bugia. Come se voi ve lo sentiste dentro e avete bisogno che l'altro semplicemente lo confermi. Per altri versi sento che sentite che c'è qualche cosa che non va, ma è come se non riusciste a capire effettivamente di che cosa si tratta. Tenete presente che qui avete sia il 4 di pentacoli che il 7 di spade. Sono due carte che parlano un po' di avidità, di volere tutto e subito anche. Ehm, quindi non so, questo 7 di spade potrebbe anche essere vostro proprio, quindi riguardare un po' le bugie che vi raccontate. Mi dicono un proverbio, l'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re. Magari per qualcuno risuona. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 2 di bastoni e il mondo. Credo che qualcuno qui voglia vederci chiaro. Ripeto, è il tutto e subito. La regina di spade è una di quelle regine che mette i confini, mette i limiti, stabilisce gli obiettivi e qui ce l'avete con la carta della stella. Si tratta proprio di, appunto, definire gli obiettivi. Dove volete arrivare? Cosa volete raggiungere? Di che cosa avete bisogno per sentirvi completi? Andiamo a vedere l'otto di bastoni, l'otto di pentacoli. Abbiamo un 6 di spade e un re di bastoni. Il re di bastoni, ragazzi, ce l'avevamo già qui, Però qui ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe allontanarsi o dalla situazione o dal posto di lavoro. Può anche essere che qualcuno si butti nel lavoro per non pensare a questa persona, ma io ho la sensazione che le cose siano collegate. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere la temperanza.
forza e asso di pentacoli. In un certo senso, ragazzi, sento che qui il consiglio è quello di pensare a stare bene a voi stessi. La carta della temperanza è una carta di guarigione fondamentalmente, ok? Quindi si tratta di mettere nuove radici, di iniziare qualche cosa di nuovo. Avere la forza al contrario mi dice che a qualcuno manca un po' la forza di volontà, se vogliamo, per qualcun altro potrebbe essere la forza morale, il coraggio di andare avanti, la forza fisica potrebbe anche essere per qualcuno. Quindi magari non dico che sia così per tutti, ma se vi sentiste un pochettino spossati, potreste magari prendere degli integratori alimentari naturali o cose di questo genere. Vi dico, ragazzi, c'è un asso di denari, arriva comunque come se fosse un nuovo inizio, un nuovo percorso, una nuova strada da compiere. Però andiamo a vedere questo 5 di denari. La luna. E il 5 di denari. La luna qua mi parla della vostra paura di essere abbandonati, della paura di essere rifiutati. Qualcuno potrebbe risuonare con la paura di rimanere solo. Però fondamentalmente quando c'è la luna è come se ci fosse una sorta di visione distorta delle cose, ok? Quindi diciamo che attaccarsi a qualcuno solo per la paura di rimanere soli, rischiate di, diciamo, unirvi con le persone sbagliate. Io credo che la paura di rimanere soli o la paura di essere abbandonati o di essere rifiutati risuoni in tantissimi di noi. Mm, il segreto è non abbandonare noi stessi, non rifiutare noi stessi. Cioè, non abbandono la mia integrità morale perché pur di avere questo po' di attenzioni solo perché ho paura di rimanere da solo, solo perché ho paura di rimanere, che qualcuno mi abbandoni. È un po' come se per non essere abbandonati dagli altri tendiamo ad abbandonare noi stessi. E secondo me è proprio quello che bisogna andare a lavorare con la temperanza, ragazzi. Wow, che lettura interessante. Fatemi sapere come vi risuona perché è stata intensa. Bene, andiamo a vedere una carta di... Ok, grazie, di questo oracolo. La farfalla, una relazione sta evolvendo alla fase successiva. Guarire, oh, guardate, guarendo il bambino interiore e crescita. Sì, ma la sento molto positiva io come lettura, come periodo, diciamo. Andiamo a vedere ancora una di queste carte che mette in luce il lato d'ombra di questa situazione, di questo momento, di questa relazione. Colpa. Mm. Il senso di colpa è sempre qualcosa che in un certo senso si vive a causa della mente, no? Però quello che consiglio sempre io, provate a sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. E quindi invece di dire è colpa mia, fatevi proprio la domanda, è una mia responsabilità questa cosa? Vedrete che le cose inizieranno a essere viste in un modo diverso. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo per lavorare l'amor proprio. Ok, sono come dei mantra quotidiani da recitare. Wow, luna nuova. Qui vedete ragazzi che c'è una fanciulla che sta seminando e qui abbiamo comunque un asso di denari che proprio rappresenta il seme che radica nella terra.
Ah, ok. Sfrutto l'energia della luna nuova per seminare nuove intenzioni. Wow, bellissima carta, amici del Capricorno. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, fatemelo sapere con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale o scrivermi un'email. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!